Partiamo subito con un finto cerchio magico, quindi io faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella prima catenella che ho fatto e faccio una maglia bassissima. A questo punto 3 catenelle per alzare il lavoro, 1, 2, 3, carico il filo ed entro nell'anellino che ho fatto chiudendo le catenelle. Mi porto dietro anche il filo di avviamento, così lo lavoriamo direttamente, poi dovremo solo tagliarlo. E faccio una maglia alta. Carico il filo e di nuovo entro, mi porto dietro il filo di avviamento e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione e di nuovo carico il filo e faccio 3 maglie alte dentro all'anellino che ho creato inizialmente, quindi 2 e 3. Di nuovo catenella di separazione, le catenelle di separazione sono gli angoli, quindi ho fatto la catenella e di nuovo 3 maglie alte, 2 e 3. Ok, 1 e 2, faccio un'altra catenella di separazione e siamo a 3. E quindi sostanzialmente faccio 4 blocchi di 3 maglie alte intervallate da una catenella. Fatto l'ultimo, faccio l'ultima catenella di separazione ed entro nella terza catenella che ho fatto per alzare il lavoro e faccio una maglia bassissima. Tiro un po' questo, il codino, e a questo punto posso anche tagliarlo perché appunto l'ho inglobato dentro alla lavorazione. A questo punto dobbiamo fare 2 maglie bassissime, quindi entro, carico il filo senza ricaricarlo, faccio passare e di nuovo, e poi di nuovo dentro questo spazietto che abbiamo creato da una catenella. A questo punto faccio 1, 2, 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, 2 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte tutte dentro allo spazietto che abbiamo creato facendo la catenella nel giro precedente di separazione, che come dicevamo è il nostro angolo. Ok? Carico il filo, mi sposto, quindi salto queste 3 maglie e mi sposto direttamente nell'angolo successivo e di nuovo 3 maglie alte, 2, 3, una catenella e 3 maglie alte tutte dentro allo stesso spazio dell'angolo. Di nuovo carico direttamente il filo, individuo lo spazio angolare successivo, entro e di nuovo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, quindi 2, 3, una catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ancora l'ultima volta mi sposto direttamente e faccio le mie 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Una volta fatte le 3 maglie alte, quindi abbiamo finito il nostro giro, dobbiamo attaccarci con una maglia bassissima alla terza catenella che ho fatto per alzare il lavoro, quindi senza caricare il filo entro, prendo il filo, lo tiro fuori e lo faccio passare direttamente. E questo è il secondo giro.
A questo punto di nuovo faccio 2 maglie bassissime nelle 2 maglie successive e vado a spostarmi dentro l'angolo. Quindi di nuovo mi sposto con un'ultima maglia bassissima nel primo angolo che ho alla mia sinistra, 3 catenelle per alzare il lavoro, mi sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, 2 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, tutte dentro lo spazio dell'angolo che abbiamo mantenuto fin dal primo giro. 2 e 3. A questo punto ci fermiamo, prendo il colore a contrasto che io in questo caso ho scelto cioccolato, ma ognuno ovviamente può scegliere il colore che preferisce. Ho già fatto il mio cappietto, ok? Metto il cappietto all'uncinetto e faccio passare il colore, ok? Stringo un po' il rosa in modo da fermarlo, carico il filo, entro in questo spazio che si crea tra questi 2 gruppi di 3 maglie alte, quindi carico il filo, entro, mi porto dietro sia il filo rosa che il filo di avviamento marrone, carico il filo e faccio una maglia alta e ne devo fare 3, quindi 1, 2 e 3. A questo punto andiamo a tagliare il filo di avviamento del colore a contrasto perché l'abbiamo già fermato durante la lavorazione e quindi lo tagliamo così non ci impiccia. In questo modo. A questo punto cambio di nuovo colore, quindi prendo il filo rosa sottostante, carico il filo, lo faccio passare e proseguo caricando il filo facendo nello spazio dell'angolo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Okay. Stringiamo un po' qua il marrone, ok, e andiamo, allarghiamo il cappietto così non lo perdiamo e tagliamo il filo marrone che andremo a nascondere, quindi prendo da sotto, lo faccio passare in questo modo e sostanzialmente lo rifermo sotto le sue maglie, quindi entro in questo modo e lo faccio passare da sotto, così. A questo punto posso anche tagliarlo. Ognuno può decidere se fare questa operazione ad ogni cambio colore. A me piace farlo ogni cambio colore perché così si lavora più puliti, oppure alla fine del progetto, è indifferente. Quindi a questo punto abbiamo fatto il nostro angolo rosa e facciamo ancora, senza ovviamente fare catenelle, mi sposto direttamente nello spazio successivo, vedete questo spazio qua, entro e faccio 3 maglie alte. 1, 2 e 3. A questo punto devo cambiare di nuovo colore, quindi prendo di nuovo il mio marrone, faccio il mio cappietto, così, lo metto dentro all'uncinetto e lo faccio
passare dentro al rosa. In questo modo stringo un po' il rosa, carico il filo e entro dentro lo spazio successivo. Mi porto dietro anche il codino di avviamento, così lo fermo subito e faccio la mia maglia alta. Tiro un po' il rosa per fermare il lavoro e faccio 3 maglie alte, quindi lo stesso principio dell'angolo di prima, una catenella, 3 maglie alte, 2 e 3. Vedete, ecco, io ad esempio qua ho sbagliato perché dovevo portarmi dietro il codino di avviamento ma anche il filo rosa, quindi rifacciamo. Quindi sono col cappietto così, stringiamo il cappietto il più possibile, carico il filo, mi porto dietro sia il filo rosa che il filo marrone, entro e faccio la mia maglia alta. In questo modo mi porto dietro il filo rosa per la lavorazione successiva. Quindi 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, due e 3. A questo punto dobbiamo di nuovo cambiare colore, quindi prendo il rosa e faccio passare in questo modo. A questo punto faccio 3 maglie alte in questo spazio che ho tra i due gruppi di 3 maglie alte. Quindi entro, in questo caso mi porto dietro il marrone perché cambio colore, anzi no, scusate. Quindi tiro via tutti i filetti di marrone e faccio le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. A questo punto devo già cambiare di nuovo colore, quindi senza tagliarlo mi porto direttamente il filo marrone dietro, in questo modo, carico il filo, mi porto ovviamente dietro sempre il filo rosa che segue, entro nell'angolo e faccio il mio angolo col marrone. In questo modo, quindi 1, 2, 3 maglie alte, una catenella di separazione e 3 maglie alte, 2 e 3. A questo punto cambiamo col rosa, in questo modo, e proseguo, non mi porto più dietro il filo marrone con le mie 3 maglie alte nello spazietto successivo, in questo modo. Dopodiché maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto all'inizio del giro. E questo era il terzo giro. Vedete che già si sta delineando un po' la forma del cuore. Questo, tiro un po' qua, questo filo marrone lo possiamo tagliare e lo andremo a fermare. Tagliamo un po' lungo così poi lo fermiamo bene. Quindi questo sarà l'ultimo giro di cambio colore, quindi faccio 2 maglie bassissime e mi sposto verso il primo angolo che trovo alla mia sinistra, una maglia bassissima dentro l'angolo e di nuovo 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, vado a fare altre 2 maglie alte sempre dentro lo stesso spazio dell'angolo, una catenella e altre 3 maglie alte dentro lo spazio dell'angolo, 2 e 3. A questo punto cambio colore, quindi faccio il mio cappietto col colore a contrasto,
in questo modo e di nuovo faccio passare il cappietto del colore, quindi faccio passare in questo modo, tiro un po' il rosa per fermarlo, ok, carico il filo e in questo spazio vedete che si crea tra il gruppo di 3 maglie alte col colore centrale e il gruppo di 3 maglie alte col colore a contrasto. Io vado a fare 3 maglie alte dentro questo spazio qua, mi porto dietro sia il codino di avviamento che il codino rosa, quindi carico, entro e faccio una maglia alta, tiro un po' il rosa, tiro un po' il marrone e vado a fare altre 2 maglie alte, una e 2. A questo punto carico il filo e mi sposto nello spazio successivo, sempre senza cambiare colore. Mi porto dietro tutti i fili necessari. Quindi cordino di avviamento che ormai è fermo e il codino rosa che bisogna portarsi dietro per il cambio colore. 2 e 3 maglie alte. Ok? A questo punto cambiamo colore, quindi prendo il filo rosa, carico e faccio passare il cappietto. Entro nell'angolo e faccio l'angolo con il filo rosa. Quindi carico, non mi porto dietro il filo marrone, entro e faccio 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Una catenella e 3 maglie alte, 2 e 3. A questo punto giriamo il codino di avviamento, lo possiamo tagliare e possiamo anche tagliare il cambio colore marrone lasciando un po' di coda per fermarlo e proseguo facendo altre 3 maglie alte dentro allo spazio successivo. Quindi carico il filo, 1, 2 e 3 maglie alte. A questo punto devo cambiare di nuovo colore. Prendo il mio cappietto marrone e di nuovo lo faccio passare in questo modo, stringo un po' il rosa, carico il filo e vado a rifare l'angolo, sempre portandomi dietro sia il cappio d'inizio che il filo rosa. Quindi entro, carico e faccio le mie 3 maglie alte, una. Dopo che fai la prima maglia alta, tira un po' sempre i fili che stai fermando, così fermi un po' il lavoro, non troppo perché comunque deve essere abbastanza morbido, però abbastanza per avere un cambio colore ordinato. Quindi una catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. A questo punto possiamo tranquillamente lasciare indietro il filo di avviamento e proseguiamo facendo altri 2 blocchi, quindi in questi 2 spazi facciamo 2 blocchi di 3 maglie alte dentro ciascuno spazio, ci portiamo dietro il cordino rosa, quindi entro e faccio le mie 3 maglie alte, una, vedete anche qua ho fatto la prima maglia alta, poi tirato bene il filo rosa in modo che venisse nascosto dietro, ok, 1 e 2. Qua abbiamo un cambio colore della riga precedente, quindi mentre facciamo
nostro blocco di 3 maglie alte, cerchiamo di coprire il cambio colore il più possibile, in questo modo, ok? Poi ovviamente a fine lavoro andremo a sistemarlo con l'uncinetto, però già così non si vede, ok? Quindi passiamo poi all'angolo sempre col marrone e ci portiamo sempre dietro il filo rosa. Di nuovo 3 maglie alte, prendo un po' di filo, quindi 2, 3, una catenella, 3 maglie alte, 2 e 3. Faccio ancora un blocco col marrone, quindi 3 maglie alte nello stesso spazio successivo, e a questo punto cambio colore con il rosa, faccio passare e faccio l'ultimo blocco con il rosa, quindi 3 maglie alte rosa, 2, 3, chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto per alzare il lavoro, ok? A questo punto andiamo direttamente a tagliare il filo rosa, quindi non ci servirà più il rosa, il cuore è finito, terminato. Chiudiamo con una maglia bassissima, tagliamo anche un po' lungo l'ultimo cambio colore marrone, così andiamo a nasconderlo, quindi abbiamo detto facciamo passare dietro così e poi dentro alle maglie. Questa operazione si può fare anche col l'ago, però io mi trovo più comoda con l'uncinetto. Ok, e tagliamo a questo punto sia il codino di avviamento iniziale sia quest'ultimo finale. Quindi la parte diciamo più complessa è terminata. A questo punto partiamo col colore marrone e lavoreremo tutti i prossimi giri col colore a contrasto. Quindi prendo il mio cappietto marrone, entro in un angolo, possibilmente marrone, entro in questo modo, faccio passare il colore e faccio 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta. A questo punto faccio di nuovo 2 maglie alte, mi porto dietro il codino di avviamento così poi lo devo solo tagliare, una catenella e 3 maglie alte. Quindi sostanzialmente ora dovremo fare un giro tutto in marrone che si sviluppa praticamente come un granny normale, semplicemente tra una maglia e l'altra non abbiamo nessuna separazione di catenelle se non tra gli angoli. Quindi carico il filo e mi sposto nel posto successivo, nello spazio successivo, e faccio di nuovo le mie 3 maglie alte, carico il filo, mi sposto nel successivo e faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3, mi carico il filo, mi sposto in quello successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, carico il filo e sono arrivata all'altro angolo. Mi porto dietro il codino di avviamento rosa, di chiusura rosa, in modo che lo lavoro subito e dopo devo solo tagliarlo. Quindi 3 maglie alte,
una catenella e 3 maglie alte, tutte dentro lo spazio dell'angolo. 2, 3. Carico il filo, mi sposto nello spazio successivo e faccio 3 maglie alte e procedo in questo modo sostanzialmente fino alla fine del giro. Nel frattempo vi ricordo che se vi piacciono i miei tutorial vi chiedo di iscrivervi al canale in modo da non perderne neanche uno, di lasciare un like e di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate o se avete eventuali domande, e se posso rispondere volentieri cercherò di rispondervi il prima possibile. Sono piccole cose che magari a voi non costano nulla, però per me sono molto importanti perché innanzitutto mi spronano a continuare a fare questo tipo di contenuti e poi aiutano il canale, aiutano il progetto e appunto a voi non costano niente, un semplice like o un iscriviti. Quindi procediamo in questo modo per tutta la mattonella. Vedete già che il cuore si delinea perfettamente. Arrivati alla fine chiudo con una maglia bassissima e vado a fare il giro di rifinitura, quindi mi sposto di nuovo con 2 maglie bassissime verso l'angolo, una maglia bassissima dentro all'angolo. Questa volta facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, sostituiscono una maglia alta, 4, 5, sostituiscono l'angolo. Scusate, 2 sostituiscono la maglia alta, 3 sostituiscono, sono le 3 catenelle di separazione. Carico il filo, maglia alta. A questo punto andiamo semplicemente a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta che ci troviamo della riga precedente. Quindi in questo modo andiamo a rifinire l'ultimo giro di mattonella in modo che sia pieno. E andiamo anche a realizzare degli angoli un po' più pronunciati, in modo che la forma quadrata si definisca meglio. Quest'ultimo giro ovviamente potete farlo libero e poi cucire eventualmente le mattonelle insieme, oppure potete fermarvi al giro precedente e poi fare l'ultimo giro unendo direttamente le mattonelle. Ognuno ha il suo metodo preferito, non c'è un metodo giusto o sbagliato. È semplicemente chi magari preferisce fare in velocità tutte le mattonelle e poi cucirle insieme, e chi invece preferisce vedere subito, scusate, qua nell'angolo è una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta e poi si riprende. Dicevo, chi appunto vuole farle prima tutte e poi unirle, oppure chi preferisce vedere già il lavoro prendere forma durante la lavorazione delle mattonelle e quindi le unisce già all'ultimo giro. Qua dipende un po', secondo me, anche dal tipo di progetto, perché questo qua, ad esempio, come regalo di San Valentino è carinissimo anche di per sé come mattonella semplice che si può utilizzare o nel packaging del regalo, quindi come diciamo al posto di un biglietto d'augurio che poi rimane il ricordo, o facendone magari 5-6 come sottobicchieri, sottotazze, o facendo delle presine per esempio, oppure con un progetto magari un po' più complesso. Sicuramente è bellissima l'idea di fare una coperta che poi si può anche usare in coppia, quindi è perfetta, o anche una canotterina, un top estivo, una borsa, un portamonete, insomma ovviamente tutti i progetti che possono essere fatti con le mattonelle, che sono veramente tantissimi. Quindi dipende un po' dal progetto che dovete fare, perché già se dovete fare magari una borsa va bene unirle durante la lavorazione per alcuni pezzi, però poi ci saranno dei passaggi che sicuramente dovrete fare con l'ago il filo o comunque con l'uncinetto in maglia bassissima, ecco. Quindi semplicemente procederò in questo modo lungo tutto il giro e chiuderò con una maglia bassissima
e questo insomma è il risultato finale della nostra mattonella. Ok, una volta fatta la nostra mattonella, andiamo a costruire la bandana in un modo un po' diverso. Partiamo, innanzitutto prendiamo un uncinetto un po' più grande, un 3,5, e facciamo il nostro cappietto. A questo punto togliamo il cappietto, ci mettiamo nell'angolo. Allora la mattonella deve avere questo verso, quindi guardare da questa parte, e andiamo a agganciarci con l'uncinetto e vado a fare 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A questo punto carico il filo sull'uncinetto per 11 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nella maglia successiva entro e il lavoro da fare è come quello della maglia alta, ma per 11 asole, quindi carico il filo, tiro fuori, carico, faccio passare 2 asole, carico, faccio passare 2 asole, carico, faccio passare 2 asole, e così per 11 volte, finché non abbiamo finito le nostre maglie sull'uncinetto. Ed ecco qua. A questo punto carichiamo sull'uncinetto 10 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi sposto nella maglia successiva. 1, 2, 3 e faccio di nuovo indietro il mio lavoro. Tenderà a girarsi un po'. Ok, e ne ho fatti 10. A questo punto carico 9 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi sposto nella successiva e vado a fare le mie maglie. Proseguiamo in questo modo finché non dovremo caricare 3 asole sull'uncinetto. Quindi fino a 3 continuiamo in questo modo qua, caricando ovviamente ad ogni maglia una maglia in meno, quindi siamo partiti con 12 catenelle, 11, 10, 9, andremo avanti a 8, 7, 6 fino a 3. Ok, sono arrivata al punto dove devo caricare 3 volte l'uncinetto, quindi 1, 2, 3 e faccio la mia maglia altissimissima. Di nuovo 3, 1, 2, 3. Quindi da qua in poi raddoppiamo tutte le volte. Adesso dovrò caricarla 2, 1, 2 e vado a fare il mio punto. Di nuovo 2, 1, 2. Mi sposto e faccio il mio punto. Una, quindi una maglia alta, un'altra maglia alta, una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia bassa, e abbiamo creato il nostro primo triangolo. A questo punto andremo a fare l'inverso procedendo in questa direzione, quindi faccio una maglia bassa nella prima maglia, una mezza maglia alta in quella successiva, aspettate che mi sono incastrata col filo, un'altra mezza maglia alta in quella successiva, una maglia alta, un'altra maglia alta, e adesso iniziamo a caricare, quindi 2 volte e faccio il mio punto, e di nuovo 2 volte. Okay.
di nuovo 2 volte e faccio il mio punto, 3 volte, 1, 2, 3 e faccio il mio punto, 1, 2, 3, faccio il mio punto e adesso andiamo ad aumentare ogni volta di 1, quindi 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 e così fino a 12. Una volta finito taglio il mio filo, chiudo con una maglia bassissima, vado a fare circa 50 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una volta fatte le mie 50 catenelle mi aggancio dove ho fatto la prima e mi aggancio proprio alla prima catenella e tiro un attimo il cappietto, esco, entro nell'ultima catenella che ho fatto all'inizio per alzare il lavoro, rimetto dentro il cappietto e vado a fare un giro di maglie basse, quindi una catenella e una maglia bassa in ciascuna maglia che trovo, in modo da rifinire un attimino il lavoro. Una volta arrivata dall'altra parte faccio altre 50 catenelle, mi porto dietro anche il filo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ed ecco qua, una volta terminata questa bandana super originale col cuoricino e questa trama un po' aperta, un po' anche un po' non so, da tipo western, no? Un po' cowgirl. Fatemi sapere se vi è piaciuto, vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like. Grazie e ciao!